Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Cuvitru, Takeda Italia SPA. Ultimo aggiornamento 25 marzo 2022. Cos'ha Cuvitru? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cuvitru durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Cuvitru? Cuvitru ha un farmaco a base del principio attivo immunoglobulina umana normale, appartenente alla categoria degli immunoglobuline umane normali e nello specifico immunoglobuline umane normali. È commercializzato in Italia dall'azienda Takeda Italia SPA. Cuvitru può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Cuvitru 200 mg/ml soluzione per iniezione sottocutanea 1, flaconcino da 20 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Baxalta Innovations GmbH. Concessionario: Takeda Italia SPA. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo: immunoglobulina umana normale. Gruppo terapeutico: immunoglobuline umane normali. Forma farmaceutica: soluzione. Indicazioni: indicazioni per la somministrazione sottocutanea, SCIG. Terapia sostitutiva in pazienti adulti, bambini e adolescenti, 0-18 anni, in sindromi da immunodeficienza primaria con compromissione della produzione di anticorpi, vedere paragrafo 4. Ipogammaglobulinemia. Infezioni batteriche ricorrenti in pazienti con leucemia linfocitica cronica, LLC, ove gli antibiotici per uso profilattico abbiano fallito o siano controindicati. Ipogammaglobulinemia. Infezioni batteriche ricorrenti in pazienti con glieloma multiplo, mm. Ipogammaglobulinemia in pazienti prima e dopo allotrapianto di cellule staminali ematopoietiche, HSCT, Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Posologia. La terapia sostitutiva deve essere iniziata e monitorata sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento della immunodeficienza. Posologia. La dose e lo schema posologico dipendono dall'indicazione. Terapia sostitutiva. Il prodotto deve essere somministrato per via sottocutanea. Nella terapia sostitutiva può essere necessario personalizzare la dose per ciascun paziente in funzione della risposta farmacocinetica e clinica. I seguenti schemi posologici vengono indicati come linea guida. Lo schema posologico deve raggiungere un livello minimo di IgG, misurato prima dell'infusione successiva, di almeno 5 o 6 G/L e mirare a rimanere entro l'intervallo di riferimento dell'IgG sierica per l'età. Può essere necessaria una dose di carico di almeno 0,205 G/kg, 1,25 ml/kg di peso corporeo. Tale dose può dover essere frazionata nell'arco di diversi giorni, con una dose massima giornaliera di 0,1015 G/kg. Una volta ottenuti i livelli di IgG allo stato stazionario, le dosi di mantenimento vengono somministrate a intervalli ripetuti per raggiungere una dose mensile cumulativa di 0,310 G/kg. Per i dettagli, vedere il paragrafo 5.2. Può essere necessario iniettare ogni singola dose in sedi anatomiche differenti. I livelli minimi devono essere misurati e valutati insieme all'incidenza di infezioni. Per ridurre il tasso di infezioni può essere necessario aumentare il dosaggio e mirare a livelli minimi più elevati. Popolazione pediatrica. La posologia nei bambini e negli adolescenti, 0-18 anni, non differisce da quella negli adulti dal momento che la posologia per ogni indicazione viene fornita in base al peso corporeo e corretta tenendo conto dell'esito clinico delle suddette indicazioni. Non sono state condotte sperimentazioni cliniche con Cuvitru in bambini di età compresa tra 0 e 2 anni, non compiuti, ma l'esperienza con le immunoglobuline indica che non ci si devono attendere effetti dannosi dal trattamento di bambini di età compresa tra 0 e 2 anni, non compiuti, con Cuvitru. Modo di somministrazione: solo per uso sottocutaneo. Cuvitru deve essere ispezionato visivamente prima della somministrazione, allo scopo di rilevare la presenza di eventuale particolato e di alterazione del colore.
Non utilizzare in presenza di particolato o di alterazione del colore. L'infusione deve essere iniziata immediatamente dopo il trasferimento di Cuvitru nella siringa. Si prevede che la somministrazione duri un massimo di 2 ore. Se a causa della dose necessaria o della velocità di somministrazione di Cuvitru non fosse possibile una somministrazione più breve di 2 ore, la dose necessaria dovrà essere suddivisa e somministrata in sedi di infusione diverse. Se Cuvitru rimane nelle siringhe rivestite di silicone per più di 2 ore, possono formarsi particelle visibili. Vedere paragrafo 4 per ulteriori informazioni. Cuvitru non deve essere diluito. L'infusione sottocutanea deve essere avviata e inizialmente monitorata da un operatore sanitario esperto nell'addestramento dei pazienti al trattamento domiciliare con periodici follow-up. È possibile utilizzare pompe da infusione adatte alla somministrazione sottocutanea delle immunoglobuline. Al paziente o alla persona che presta le cure dovrà essere insegnato come usare la siringa temporizzata, le tecniche di infusione, il mantenimento di un diario del trattamento, il riconoscimento di gravi reazioni avverse e le misure da intraprendere nel caso in cui queste si verifichino. Cuvitru può essere iniettato in sedi quali l'addome, la coscia, la parte superiore del braccio e la parte laterale dell'anca. La regolazione della velocità di infusione e del volume di infusione per ogni sede si effettua in base alla tollerabilità del soggetto. Si raccomanda di usare una velocità iniziale di somministrazione di 10 ml/h/sede di infusione. Se ben tollerata, vedere paragrafo 4, la velocità di somministrazione può essere aumentata a intervalli di almeno 10 minuti fino a un massimo di 20 ml/h/sito per le 2 infusioni iniziali. È possibile utilizzare più di una pompa simultaneamente. La quantità di prodotto infusa dipende dal sito. Nei lattanti e nei bambini si può cambiare sito di infusione ogni 5-15 ml. Negli adulti, in base alle preferenze del paziente, si possono frazionare le dosi superiori a 30 ml. Non c'è limite al numero di siti di infusione. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, vedere paragrafo 4. Grave deficit di IgA e anamnesi di ipersensibilità al trattamento con immunoglobuline umane. Cuvitru non deve essere somministrato per via endovenosa o intramuscolare. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità. Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del prodotto somministrato devono essere chiaramente registrati. Se si somministra accidentalmente Cuvitru all'interno, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Vaccini contenenti virus vivi attenuati. La somministrazione di immunoglobuline può compromettere per un periodo di almeno 6 settimane e fino a 3 mesi l'efficacia dei vaccini contenenti virus vivi attenuati. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Cuvitru durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cuvitru durante la gravidanza e l'allattamento? I medici devono soppesare il rischio potenziale e prescrivere Cuvitru solo ove sia realmente necessario. Gravidanza. La sicurezza di questo medicinale per l'uso durante la gravidanza umana non è stata, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Alcune reazioni avverse associate a Cuvitru possono compromettere la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. I pazienti che manifestano reazioni avverse durante il trattamento devono attenderne la risoluzione prima di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Sintesi del profilo di sicurezza. Possono verificarsi occasionalmente reazioni avverse quali brividi, cefalea, capogiro, febbre, vomito, reazioni allergiche, nausea, artralgia, pressione arteriosa bassa e dolore dorsolombare moderato. Raramente, le immunoglobuline, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Le conseguenze di un sovradosaggio non sono note. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Immunosierie immunoglobuline. Immunoglobuline, umane normali, per somministrazione extravascolare, codice ATC. Ilunga 06-01. Meccanismo d'azione. L'immunoglobulina normale umana contiene prevalentemente immunoglobulina G, IgG, con un ampio spettro di anticorpi, proprietà farmacocinetiche. In seguito alla somministrazione di Cuvitru per via sottocutanea, i livelli sierici di picco vengono raggiunti dopo circa 3 giorni. In una sperimentazione clinica con Cuvitru, N uguale 48, I, dati preclinici di sicurezza. Le immunoglobuline sono elementi costituitivi normali dell'organismo umano.
I dati preclinici per le immunoglobuline non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology e di elenco degli eccipienti, glicina, acqua per preparazioni iniettabili, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Cuvitru a base di immunoglobulina umana normale sono Izentra, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.